Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno 2023. Ok. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del cancro. Quando c'è la carta dell'imperatrice si parla di un periodo di abbondanza, di prosperità. È un progetto, per qualcuno potrebbe fare riferimento a un bambino e quindi alla maternità, che si sta piano piano gestando, portando avanti, pensando, meditando, insomma. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che sono letture collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio niente o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come mettere insieme gli oroscopi, come trovare l'ascendente, vi spiega quali sono le linee di tempo. Trovate anche nella descrizione il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati e la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, sono già uscite anche le previsioni per i single del mese di giugno e sono previsioni che potete integrare con questo oroscopo. Allora, partiamo con un 6 di spade, un asso di coppe. È volata una carta, adesso la recupero. Abbiamo la sacerdotessa, un 5 di pentacoli, un 4 di coppe e una regina di coppe. Recupero un attimo la carta che è volata lontanissima, datemi un secondo. Fante di coppe al contrario. Interessante, perché qui abbiamo una carta che ci parla di nascite, di nuovi inizi, di nuovi amori anche per qualcuno, o visto il riferimento che abbiamo fatto prima all'imperatrice, potrebbe fare riferimento, scusate il gioco di parole, alla nascita di un bambino, o comunque di un qualche cosa che vi apre il cuore. Se non è un bambino in senso fisico, può essere appunto un vostro progetto, una vostra idea, qualche cosa che vi riempie il cuore, appunto. Le ho messe qui giù perché così non c'è il riflesso. Diciamo che con questo fante di coppe è come se ci si aspettasse una sorta di riconciliazione. Tenete presente che non ho specificato, il 6 di spade parla di un distacco, di un allontanamento, da lì questo asso di coppe, come se ci fosse una sorta di nuova vita, esattamente. Ho la sensazione però che con questa sacerdotessa qui in centro alla lettura ci sia come una difficoltà a vedere oltre, a guardare nel lungo periodo, mi viene da dire. Tenete presente che la sacerdotessa è una carta che parla di uscire dalla dualità, quindi dal giusto sbagliato, dal bello brutto, ma semplicemente è una carta che vi invita a guardare oltre, a fidarvi anche un po' della vostra intuizione. È anche una carta collegata alla luna, al mondo femminile, al mondo dei sogni. Abbiamo poi un 5 di pentacoli, un 4 di coppe e una regina di coppe e andiamo poi a vederli direttamente con i mini tarocchi. Ricominciamo adesso dal 6 di spade, andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. Allora, abbiamo un 7 di bastoni al contrario, la carta del matto e la carta del sole al contrario. Qui c'è bisogno di staccarsi da certe idee. Vi ricordo che il 6 di spade è una carta che fa molto riferimento alle credenze limitanti, alle forme pensiero, anche all'autovalutazione, che comunque abbiamo, diciamo, acquisito durante l'infanzia. Qui si tratta, perché comunque ho due carte che parlano di bambino interiore, per cui per molte persone si tratta di ehm, esprimere il vostro bambino interiore. Bambino, 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 eh?
Per chi se fosse in cerca di bambini, ve lo dico che giugno, amici del cancro, potrebbe essere veramente un periodo fertile. Avete anche la sacerdotessa e la regina di coppe a fine lettura, quindi va bene, andiamo a vedere questo asso di coppe. 6 di coppe, un'altra carta che parla di bambini, ragazzi. Non solo, però vi dico tutti i riferimenti delle carte. La stella e un 2 di pentacoli. C'è questo nuovo inizio, perché comunque c'è un distacco, c'è un asso di coppe, c'è il matto, quindi c'è questa nuova avventura, qualcuno che si libera di tutto quello che aveva, magari da un punto di vista materiale, ma soprattutto direi anche da un punto di vista dell'anima, ok? Perché qui con il 6 di spade è come se ci fosse la necessità di andare verso un territorio più tranquillo, un territorio dove poter far sbocciare la propria essenza, dove poter realizzare un sogno. Tenete presente che il 6 di coppe è la carta di un sogno, ma è riferita al passato, mentre la stella è un'altra carta riferita al sogno, ma è riferita al futuro. E qui con questo 2 di pentacoli al contrario è come se ci fosse, mi verrebbe da dire una sorta di riavvicinamento, di rivalutazione di qualche tipo di sogno, obiettivo. mm, Lo andiamo a vedere magari anche dopo più nello specifico. Andiamo a vedere il fante di coppa al contrario. Imperatore. E 5 di denari che avevate già qui, eh. Sì, può darsi che ci sia stata una sorta di discussione con un familiare, magari all'inizio, scusate, alla fine di giugno, o con, considerato che c'è un imperatore e l'imperatrice potrebbero essere familiari, ma potrebbero anche essere dei capi, delle persone di riferimento. È come se ci volesse, se ci fosse l'esigenza di una riconciliazione, di ricostruire una relazione, un rapporto. Per qualcuno ho come la sensazione che questo nuovo inizio voglia dire creare una nuova stabilità, creare una propria stabilità in base ai propri desideri, ai propri sogni. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 4 di spade. Ci sono girate queste. La torre 10 di spade. Ragazzi, è come se aveste bisogno di guarire da qualche tipo di carenza, da qualche tipo di perdita. Il 10 di spade è una carta che indica la necessità di chiudere con una sofferenza riferita al passato e sento che questa mentalità un po' di carenza, di vittima anche, l'avete un po' presa dall'ambiente familiare, da questo 6 di spade, quindi secondo me è proprio un po' quello, perché avete due carte che vi invitano a vivere la vita con gioia, con allegria, con curiosità, con genuinità. E invece come la sensazione che la realizzazione di un vostro desiderio sia appesantito da pensieri che vi mettono in una posizione di carenza. E c'è da lasciarsi indietro questo tipo di atteggiamento, di pensiero, di un modo di vedere. Vi ricordate che vi ho detto che la sacerdotessa è colei che vede oltre? Non andate a vedere se è giusto o sbagliato, non importa. C'è una cosa, è un dato di fatto, bene. Da qui in avanti come mi comporto? Perché quello che può essere giusto per voi è sbagliato per un'altra persona e viceversa. Andiamo avanti, vediamo il 5 di pentacoli. Mm. 5 di coppe e gli amanti. È come se qualcuno avesse paura di perdere la posizione raggiunta. Fante di bastoni. Fate attenzione ragazzi, allora se è un nuovo tipo di percorso romantico, amoroso, visto che c'è l'asso di coppe, fate attenzione perché questo vostro atteggiamento di carenza, questa paura di perdere l'altro,
Se fosse un contratto sarebbe un contratto di lavoro, intendo, perché comunque con la carta dell'imperatore si parla di contratti stabili e duraturi, però se doveste avere questa sorta di dubbio, questa sorta di paura, di preoccupazione o di sensazione di perdita, fate attenzione perché questo tipo di attitudine potrebbe portarvi un po' fuori strada, come per dire a fare delle cose in modo avventato, senza pensarci troppo, un po' spinti da questa paura, ecco. In realtà abbiamo poi la carta degli amanti e un bellissimo fante di bastoni, quindi è come se ritrovaste ad un certo punto, perché qui abbiamo 5 di coppe e 5 di denari, sono due carte di perdita. E anche qui abbiamo un 10 di spade, una torre al contrario e un 4 di spade che mi parla di guarigione. Quindi è come se ad un certo punto riusciste ad elaborare questa sensazione, questa destrutturazione degli schemi, questa destrutturazione perché è un nuovo inizio, è il vostro inizio, vi siete allontanati da quello che era il passato. È come se adesso avesse bisogno di costruire qualche cosa per voi, che sia una casa, che sia un lavoro, una carriera, o proprio come l'esigenza che, la sensazione che qualcuno abbia l'esigenza di seguire i propri sogni, la propria vocazione. Ragazzi, la carta della stella è una carta che parla anche di semistellari, di quegli angeli che hanno deciso di reincarnarsi per aiutare la Terra nel passaggio quantico di questo periodo. E fa riferimento al fatto che appunto certe volte si senta questo input, questo impulso, questa forte spinta verso la ricerca del proprio sé, della propria stabilità, della propria sicurezza, qualcuno che si fa le regole per conto proprio. Mm. E anche se foste all'interno di una relazione, qua vi dico che si tratta sempre di trovare la vostra stabilità all'interno di una relazione, il modo di esprimervi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Cavaliere di bastoni e 9 di pentacoli. Ho come la sensazione che non vediate un'opportunità. Allora, qui potrebbe essere potrebbero essere due cose. Allora, o questo cavaliere di bastoni è una persona che voi non vedete arrivare, o è un movimento che voi sottovalutate, di cui voi non prendete, cioè che non state prendendo in considerazione, però tenete presente che avete il 9 di pentacoli, che è una carta di forte abbondanza, una carta di forte indipendenza. Quello che mancava qui con i 5, qui con il 9 si ottiene. Quindi io credo che sia, perché abbiamo gli amanti parla di amor proprio, ma anche di scelte da dover effettuare, e avendo 2 5 che sono due carte di carenza e un 10 e una torre, c'è qualcosa che dovete lasciare indietro, ma siete voi. Probabilmente è un passaggio dovuto a 6 di spade, quello che succederà in questa, diciamo, prima parte di giugno, è come se doveste lasciare indietro o un affetto o un modo di pensare o un'attitudine per riuscire a raggiungere un vostro obiettivo di stabilità, sia a livello di coppia perché abbiamo imperatore e imperatrice, sia a livello anche proprio solo abitativo o familiare. Ma ripeto, è un passaggio che potrebbe farvi cadere un po' nella dualità, quindi cos'è giusto, cos'è più giusto per me, cos'è più giusto per i figli, cos'è più giusto per il titolare, fin dove arriva la mia libertà e dove inizia la libertà degli altri. Saranno un po' dubbi di questo genere, domande, questioni di questo genere, però io ho come la sensazione che una volta che riuscirete ad individuare che cosa è per il vostro amore, uscirete anche da questa sensazione di perdita. Magari non ve ne accorgerete subito, andiamo a vedere la regina di coppe perché appunto abbiamo un 4 di coppe, 4 di coppe è colui che non vede le opportunità alternative, però in realtà le opportunità ci sono, sia di movimento, sia di conoscenza, sia di indipendenza, sia di amor proprio, perché il 9 di pentacoli è l'arcano minore della carta degli amanti, quindi sento che comunque lo andate riscoprendo e in effetti poi è un po' come se iniziaste a esprimere in modo diretto, in modo determinato quello che è anche il vostro lato emotivo, ma soprattutto i vostri obiettivi, il vostro modo di pensare. Certe persone con il 9 di pentacoli e la regina di coppe
e soprattutto con la carta dell'imperatrice è come se imparassero a volersi più bene, ad essere madri migliori di se stessi. Uomini o donne che siate non importa, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che altro vi vogliono consigliare, amici del cancro. Guardate, carta numero 2, autocura, è un 2 come la carta della sacerdotessa e guardate, la sento molto vicino alla carta della sacerdotessa perché adesso in questo mazzo non si vede, vediamo se in questo qua piccino riesco a farvelo vedere. La carta della sacerdotessa in molti mazzi ha sulla fronte, no, neanche qui c'è, ha sulla fronte disegnato, guardate, ce l'ho qui, ve lo faccio vedere qui, questo tipo di simbolo, ok? Quindi 2 mezze lune e una luna centrale. Fa riferimento alla giovinezza, all'età adulta e alla vecchiaia. E qui guardate, ho un viso mezzo girato verso il passato, la giovinezza, diciamo la parte di adesso, se vogliamo, la parte adulta e la parte della vecchiaia. Ed è come un prendetevi cura di tutta la vostra esistenza. Qui è come se volessero dirvi fate dei lavori per il passato, per il bambino interiore, per riuscire a perseguire il vostro sogno, per riuscire a diventare madri migliori di voi stessi o a diventare madri in generale di un progetto di un bambino. Ok, e poi abbiamo... Ah, e poi self-care vuol dire autocura, amor proprio, coccole, che è un po' la carta del 9 di pentacoli. Wow, e poi abbiamo questa carta che parla proprio del fatto che noi siamo esseri divini, del diventare esseri divini. Ma infatti qui sento molto risonante l'energia del matto, perché l'energia del matto è l'impulso primordiale, è la spinta, è diciamo, è come se fosse l'uovo fecondato, ok? Per capirci. E siccome questa carta ha dei numeri binari, il numero binario, la numerazione binaria è uno dei primi modi in cui viene spiegato l'universo a livello energetico e gli impulsi energetici, sento proprio che è un po' un seguite la vostra essenza, seguite il vostro sogno, il vostro anche destino, perché la stella parla proprio di destino. Guardate ragazzi, qualsiasi sia la situazione, in questo periodo sarete portati a lavorare sull'amor proprio, sul modo di prendervi cura di voi stessi, sul modo di essere madri di voi stessi e anche degli altri. C'è un nuovo inizio, vi confesso che sarà un nuovo inizio nel momento in cui vi lascerete indietro le regole passate e costruirete le vostre. Potrebbe essere un periodo impegnativo, però appunto vi insegnerà ad essere madri migliori di voi stessi, ad essere più amorevoli, più compassionevoli. E per qualcuno vedo gravidanza in ogni lato. Bene, fatemi sapere se vi risuona, ragazzi. Se comunque l'energia vi è, scusate, la lettura vi è servita per capire come si muoveranno le energie del prossimo periodo, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con l'iscrizione, con una condivisione. Ricordo che ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che scrivono anche semplicemente grazie nei commenti. C'è una persona in particolare che scrive sempre solo grazie, ma tutte le volte che io pubblico un video me lo scrive del suo segno zodiacale, ovviamente. Quindi grazie veramente a tutti e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.